Nel cuore della Lombardia, dove le acque del Mincio scorrono dolcemente tra antichi mulini e case su palafitte, si nasconde uno dei borghi più romantici d'Italia. Benvenuti a Borghetto sul Mincio, una perla medievale dove il tempo sembra essersi fermato tra pietra e acqua. Borghetto sul Mincio non è solo un borgo da cartolina, ma un'esperienza autentica che vi porterà indietro nel tempo. Qui potrete passeggiare su un ponte medievale unico al mondo, ammirare mulini ad acqua ancora funzionanti e immergervi in un'atmosfera magica che ha conquistato visitatori da tutto il mondo. È il luogo perfetto per una gita romantica, una pausa dalla frenesia quotidiana o per scoprire la vera essenza della storia lombarda. La storia di Borghetto affonda le sue radici nel periodo medievale, quando questo territorio era conteso tra le potenti famiglie scaligere di Verona e i Visconti di Milano. La scelta di questo punto per la costruzione del castello e delle fortificazioni non fu casuale. Il fiume Mincio rappresentava infatti una via di comunicazione fondamentale tra il nord e il sud, collegando il lago di Garda alla pianura padana. Questa posizione strategica permetteva il controllo dei traffici commerciali e militari lungo una delle rotte più importanti dell'Italia settentrionale. Il borgo deve la sua forma attuale a Gian Galeazzo Visconti che, tra il 1393 e il 1395, fece costruire il famoso Ponte Diga come parte del sistema difensivo del Serraglio, una lunga cortina muraria che controllava completamente questo passo strategico del Mincio. Questo ingegnoso sistema trasformò un punto di difesa militare in quello che oggi è uno dei borghi più pittoreschi d'Italia. Prima di immergervi nella scoperta di questo gioiello medievale, ecco tutto quello che dovete sapere per organizzare al meglio la vostra visita. Sappiate che sono disponibili ampi parcheggi a pagamento nelle vicinanze del borgo al costo di circa 2 euro l'ora. Borghetto è facilmente raggiungibile in auto da Milano, circa 1 ora e 30 minuti, Verona, 30 minuti e Mantova, 45 minuti. La stazione ferroviaria più vicina è Peschiera del Garda, da cui partono autobus locali. Per chi preferisce i mezzi pubblici, verificate gli orari dei collegamenti regionali. I momenti migliori per fotografare il borgo sono all'alba e al tramonto, quando la luce dorata crea atmosfere magiche. Evitate i weekend estivi se cercate tranquillità. I mesi primaverili e autunnali offrono il clima ideale e meno affollamento. Il borgo è prevalentemente pedonale con superfici lastricate. La passeggiata sul ponte visconteo è accessibile a tutti, mentre la salita al castello richiede scarpe comode e circa 15 minuti di camminata su sentiero. La maggior parte dei percorsi principali è adatta anche a passeggini. Calcolate almeno 3 ore per una visita completa inclusa la salita al castello. Nel borgo troverete bagni pubblici, diversi ristoranti che accettano pagamenti elettronici e una buona copertura Wi-Fi gratuita nelle aree principali. Per informazioni aggiornate su eventi e visite guidate, consultate il sito ufficiale del comune di Valeggio sul Mincio. Ora che avete tutte le informazioni pratiche necessarie, è arrivato il momento di scoprire insieme i luoghi che rendono Borghetto davvero unico. Il protagonista assoluto di Borghetto è il Ponte Visconteo, conosciuto localmente come Ponte Longo. Questo capolavoro di ingegneria medievale del XIV secolo non è solo un ponte, ma una vera e propria diga che ha plasmato il paesaggio circostante. Durante la vostra passeggiata verso il castello incontrerete 2 entrate successive che testimoniano l'evoluzione architettonica del sistema difensivo.
La prima vi accoglierà con un arco suggestivo che inquadra perfettamente il borgo sottostante, mentre la seconda porta, più imponente e complessa dal punto di vista architettonico, rappresenta il vero ingresso principale della fortezza. Questa seconda entrata, più grande e articolata, mostra chiaramente l'importanza strategica del passaggio e la maestria costruttiva dell'epoca viscontea, con i suoi elementi difensivi ancora ben visibili. Passeggiare lungo i suoi 650 metri significa attraversare secoli di storia, godendo di una vista panoramica unica sui mulini e sulle acque del Mincio. L'immagine più iconica di Borghetto sono senza dubbio i suoi mulini ad acqua con le case su palafitte. Alcune ruote sono ancora visibili e testimoniano l'antica vocazione industriale del borgo. Questi edifici, perfettamente integrati nel paesaggio fluviale, creano scorci fotografici da sogno, specialmente durante l'ora dorata del tramonto. Dopo aver immortalato i mulini con la vostra fotocamera, vi consigliamo di raggiungere un altro luogo ricco di fascino e storia. Questa piccola chiesa dalle origini medievali, dedicata a San Marco dal 1594, racconta la storia scaligera del luogo. Semplice ma suggestiva, rappresenta il cuore spirituale di Borghetto e merita una visita per la sua atmosfera raccolta e la sua posizione panoramica. Occhi attenti possono ancora scorgere i resti dell'antico sistema difensivo scaligero, quella lunga cortina muraria che un tempo chiudeva completamente il passo del Mincio. Oltre al famoso Ponte Longo, Borghetto nasconde angoli più intimi e meno affollati lungo i rii secondari. Il Ponte San Marco e altri piccoli ponti offrono punti fotografici eccellenti per chi cerca la foto perfetta, lontano dalle folle. Borghetto sul Mincio è il luogo ideale per chi cerca una pausa rigenerante dalla vita quotidiana. Qui potrete rilassarvi completamente al dolce suono dell'acqua che scorre, sedendovi sulle panchine lungo la riva del fiume e lasciandovi cullare dalla pace di questo angolo incantato. I numerosi ristoranti affacciati direttamente sull'acqua offrono l'opportunità di gustare i sapori del territorio in una cornice da sogno, mentre le terrazze panoramiche vi regaleranno momenti di puro relax contemplando il lento fluire del Mincio. È il posto perfetto per staccare davvero, leggere un libro all'ombra o semplicemente godersi la bellezza di un paesaggio che sembra uscito da una favola. Ma se dopo questo momento di puro relax sentite il richiamo dell'avventura e della scoperta, vi aspetta un'esperienza che porterà la vostra visita a un livello superiore. Per chi ha voglia di fare una piccola salita verso il castello, troveranno i maestosi resti della rocca scaligera che dominano la valle dall'alto della collina. Costruito nel XIV secolo dalla famiglia della Scala di Verona, questo castello faceva parte del complesso sistema difensivo che includeva il serraglio e il ponte sottostante. Le sue mura possenti raccontano secoli di battaglie e strategie militari, mentre dalla sua posizione elevata si gode di un panorama mozzafiato su tutta la pianura lombarda e veneta. Sebbene oggi rimangano solo le rovine, la suggestione del luogo e la vista panoramica rendono la salita assolutamente indimenticabile. E se la magia di questi luoghi antichi vi ha conquistato e desiderate prolungare la scoperta, c'è un'ultima tappa che completerà perfettamente la vostra giornata. Per chi ha ancora voglia di scoprire cose nuove e giustamente anche camminare un pochino, dopo la visita del castello, consiglio di scendere verso Valeggio sul Mincio. Questo borgo è famoso in tutto il mondo per essere la patria dei tortellini di Valeggio, specialità gastronomica che qui raggiunge vette di eccellenza assoluta. Il centro storico conserva il fascino di un borgo medievale autentico, con la sua pieve di Santa Maria Maggiore del XII secolo che merita assolutamente una visita per i suoi affreschi medievali
e l'architettura romanica perfettamente conservata. Accanto alla chiesa si ergono i resti suggestivi di un'antica torre medievale. Borghetto sul Mincio, il suo castello scaligero e la vicina Valeggio formano un trio perfetto di storia, bellezza e tradizione. Dal ponte Diga Visconteo ai panorami dalle rovine del castello, fino ai celebri tortellini di Valeggio, ogni tappa regala emozioni autentiche in un territorio dove Lombardia e Veneto si incontrano lungo le sponde del Mincio. Questo angolo d'Italia sa conquistare con la sua capacità unica di far convivere storia millenaria, bellezza naturale e tradizioni vivissime. Che veniate per una gita di un giorno o un weekend romantico, prendete tempo per assaporare ogni momento, dalla passeggiata sul ponte storico alla contemplazione dal castello, dalla degustazione nei ristoranti tipici alla scoperta degli angoli più nascosti. Qui, dove il tempo scorre al ritmo dolce delle acque del Mincio, riscoprirete il piacere della bellezza autentica e senza tempo.